In Hamam Alil, providing fires in support of the Iraqi forces who are fighting to liberate Mosul from ISIS. Un razzo è piombato sulle... Guarda che c'è il morto da vicino, ma fa finta di non... Mi chiamo Gabriele Michalizzi e sono un fotoreporter. Faccio un mestiere complicato. Sono nato a Milano, anche se ho origini molto del sud. Ho incominciato la mia carriera perché avevo una predisposizione, una fortissima passione per le arti visive. Ho incominciato con i graffiti, poi i tatuaggi, e poi sono arrivato alla fotografia e al video. Sono cresciuto non lontano da qui, in via Rizzoli, al 31, Cascina Gobba. Un posto che negli anni 90 era molto duro. I vecchi giocavano nelle bische, a dadi, e invece noi ragazzi andavamo a fare a botte con chi non faceva parte del blocco. La mia prima vera esperienza in guerra l'ho fatta in Afghanistan. Avevo 23 anni, non sapevo niente dell'Afghanistan. Sono andato embedded con l'esercito italiano e con quello francese. Pensavo di vedere le scene che avevo visto nei film, Apocalypse Now, esplosioni ovunque, di vedere gente che moriva straziata nelle trincee. E invece non vedi nulla di tutto questo. Passavo molto tempo a girare con i soldati, andare a incontrare i capi tribù, a visitare gli ospedali che avevano costruito. Però lì ho capito, perché parlando di equilibrio, anche i soldati, per rimanere lì, avevano bisogno di instaurare dei rapporti e quindi di fare qualcosa per la popolazione. Quindi per mantenere l'equilibrio tutti dobbiamo scendere a compromessi. E stavo camminando a piedi e un soldato a un certo punto spiana il fucile in mezzo al campo e io mi metto davanti a lui. Dopo la terza foto incomincia a farmi così e io non capivo, no?
E chiedo, ma perché continui a fare così? Stai fermo, no? Ti devo fotografare. E mi fa, ci sono le mine, torna indietro, ci sono le mine. Quindi quella è stata la prima cosa che ho imparato, perché questo mestiere lo si impara sul campo, non ci sono libri, non ci sono corsi, niente di tutto ciò, ci devi provare. Qualche anno dopo mi sono trovato in Thailandia a coprire la rivoluzione delle camicie rosse, a Bangkok. Lì ho avuto il mio battesimo del fuoco. Mi è arrivata la prima granata molto vicina, è esplosa questa granata, un tuono che ha squarciato veramente le strade. E mi è caduto un ragazzo mi è caduto addosso, parteva del sangue. Io l'ho appoggiato per terra, ho visto che non era grave e l'ho fotografato, nonostante tutto il turbinio di emozioni che mi attraversava. E allora ho capito che potevo fare questo mestiere, era adatto a me. Pensate alla guerra come a un teatro, dove ognuno ha la sua scena, il suo ruolo, le sue battute. Pensate ai pittori di guerra prima di noi, prima dei fotoreporter. Ognuno ha questo ruolo che deve rispettare. I militari usano questo termine quando parlano di zone di conflitto, il teatro, perché appunto sembra quasi una grande messa in scena. E il fotoreporter lì cerca di raccontare muovendosi in questa ragnatela di contatti, capillare. E ha solo un'arma, la sua macchina fotografica. E i colpi sono le sue skills. L'esperienza in diretta, in guerra, e è una cosa normale perché non è che voi andate in guerra, la sentiamo dagli altri, ce lo raccontano la guerra. Però una cosa ve la posso raccontare io direttamente. In guerra si rischia tanto. Le esperienze indirette che si hanno in guerra, appunto, ci portano poi a raccontare a noi reporter, quando andiamo lì invece per portare a voi i racconti. Ci causano poi questa cosa di appartenenza, di attaccarci a queste storie. Noi viviamo con queste persone, diventano i nostri amici, diventano tutto per noi, perché è una cosa che non riusciamo a dimenticare quando torniamo qua. Chissà come sta, chissà cosa stanno facendo, quella famiglia, quella storia che ho seguito. Perché le emozioni umane in guerra accelerano e le amicizie si cementano e la solidarietà diventa la priorità di tutti. Però devo ammettere anche questo, che la guerra è molto fotogenica, molto. Noi cerchiamo di raccontare appunto le storie normali di queste persone, le conseguenze del conflitto, queste persone che devono fare qualsiasi cosa per proteggere la propria famiglia, per recuperare un pezzo di pane, per recuperare la benzina per spostarsi. Ma oggi, con la bulimia dei social, tutto viene passato e in questo scrollare anche le nostre foto finiscono là in mezzo e si perdono. Non c'è tempo di acquisire nulla. Il cinema ha creato miti, ha creato icone. Pensiamo ai film Full Metal Jacket, Black Hawk Down, Platoon. Pensiamo ai miti che ne sono usciti poi, le figure di riferimento, il colonnello Kurz, Sergente Hartmann, oppure Rambo. In Libia quanta gente abbiamo visto con la doppia fila di proiettili a X come Rambo. Quindi a un certo punto il cinema e la realtà hanno perso l'equilibrio. La realtà influenzava il cinema a un certo punto ha influenzato la realtà. Quindi l'equilibrio si è spostato. Pensate alla TV. La TV cosa ha creato? La coscienza estetica delle persone. Pensate se negli anni 70 un qualsiasi soldato si è andato a lamentare con una copertina di Time o Life che usciva, se aveva la camicia messa male. Oggi i guerriglieri postano le proprie foto e vogliono essere trattati come influencer. Vogliono vedersi cool e vogliono le foto ritoccate. Prendiamo tutto questo come un fenomeno antropologico. Tutto cambia, il mondo cambia, il modo di raccontare la guerra cambia. Siamo tutti coinvolti e nessuno di noi è assolto. È una bilancia dove l'equilibrio è su un piano inclinato. Noi quando raccontiamo le nostre storie cerchiamo di essere invisibili, ci perdiamo, dobbiamo passare inosservati. E tutto questo va in contrapposizione con quello che succede oggi, o no? Instagram, questo secolo dove tutti sono protagonisti e nessuno c'ha un cazzo da dire. Però abbiamo sempre un'idea lontana della guerra, è tutto la guerra, quando parliamo noi la guerra è una cosa che non ci toccherà mai. Però in realtà col Covid tutti noi ci siamo resi conto che la paura può venire molto vicina e quello che succede là può arrivare qua. Quindi mentre cerchiamo di sopravvivere e di raccontare comunque nel nostro lavoro la follia umana, dobbiamo comunque controllare le nostre emozioni, perché il segreto è quello, controllare le emozioni. Quando anche vedi dei sacchi pieni di pezzi di bambini,
Perché vi dico questo? Perché io sono padre, ho 2 figlie e quando fotografo a Gaza ho fotografato questo padre con sua figlia in grembo, ovviamente dentro di me c'era un vuoto incolmabile, c'era un'emozione forte, c'era un senso di odio e di schifo per questa società. Però in realtà noi facciamo questo, raccontiamo, siamo dei veicoli. Perché alla fine l'uomo è brutale, come la natura. La natura è brutale, ma non la giudichiamo. E pensiamo che con le nostre foto possiamo cambiare il mondo, ma non è così. Dobbiamo solo fare una cosa, accettarlo. Quindi ciò che succede a 1000 chilometri di distanza può effettivamente colpirci? Può effettivamente arrivare qua? Può effettivamente influenzarci? Sì. Quindi quando manca un equilibrio in una guerra, ci sono dei posti, dei vuoti che vanno colmati. E la guerra è un grandissimo ascensore sociale. Ad esempio ho conosciuto e fotografato Ghivi, uomo di 35 anni, operaio di una ditta di molle, che poi è diventato il grande condottiero del battaglione Somalia, che distrusse completamente l'aeroporto di Donetsk e scacciò il nemico ucraino. Oppure ho conosciuto anche Khalifa Haftar, che era stato abbandonato dal colonnello Gheddafi dopo la guerra in Chad, buttato in una prigione, e la CIA l'ha ripescato, riciclato, per utilizzarlo adesso in una ribalta che ancora oggi dura in Libia. Quindi quando ci sono delle crisi di governo, bene o male, lo Stato deve cercare di mantenere la minima sovranità basilare, quindi i confini devono essere comunque tenuti, gli ospedali devono funzionare a volte, ma la legge incomincia a vacillare e la corruzione dilaga e le maglie si aprono. Quindi pura anarchia è in queste maglie buie che io mi muovo per raccontare. Ma parliamo anche un po' di economia, l'economia. In guerra ci vogliono un sacco di soldi per girare in guerra, per raccontare e andare a vedere le storie, trovarle, muoversi. E anche le persone coinvolte devono usare un sacco di soldi, c'è un sacco di cash. Perché comunque quando un paese è in guerra la sua moneta si svaluta. Quindi tutti i business si creano in quel momento, ci sono un sacco di business, non c'è miglior posto al mondo per fare business che la guerra. Tutto diventa un commercio, i viveri, la benzina come dicevamo, oppure i favori, i documenti, i passaggi. Quando ero a Baguz, prima che mi ferissero, stavo seguendo appunto la situazione dell'ultima sacca dell'ISIS e avevo sentito di questa storia che praticamente chi voleva scappare dallo Stato islamico, da questo Stato fantasma, comprava questo passaggio da dei contrabbandieri. I contrabbandieri ti prendevano per il compenso di 1.000 euro a persona e ti portavano verso la Turchia. Ma in realtà, appena usciti dai confini dello Stato islamico, ti portavano dagli americani e dai curdi. Quindi doppio pagamento. Cazzo, questo è fare business creativo, ragazzi. Quindi oggi utilizziamo le vite delle persone, ma le abbiamo sempre usate. La guerra è questo, no? Interessi e schiaccia tutto. Quindi per muovere questo equilibrio sulla bilancia si appoggia una moneta e non più un'ideologia. Per raccontare una storia ci sono tanti punti di vista, tante diverse angolature, sfaccettature, i luoghi, gli spazi. E ovunque nel mondo, può essere il Medio Oriente, cerchiamo di raccontare con un metodo. E io con metodo che ho imparato, stando in giro per il mondo, adesso sto seguendo una storia qua, a Milano, precisamente in via della Moscova, in una caserma fatiscente c'è il nucleo investigativo della squadra omicidi. Questo gruppo che ha un ranking incredibile, 100% di omicidi risolti, qualche cold case ancora da risolvere, ma comunque un ranking pazzesco, il migliore in Italia, il migliore in Europa. Ho seguito il caso Alves. Il caso Alves è un omicidio efferato, 83 coltellate a questo transessuale brasiliano. E lì ho capito che comunque, anche a Milano, sapevo già, ma ho capito che comunque la criminalità è fluida a Milano, si muove, segue un po', no? Questa economia marciante si intreccia. Questa Milano che noi vediamo dai grattacieli illuminati, patinata, in realtà la notte si trasforma e si discosta da quello che è il naviglio e il tram e l'aperitivo, ma diventa l'omicidio di via Plana. Questo territorio che noi cerchiamo di esplorare, che è lontano come la guerra,
occupo come la città che è qui, la nostra città, la mia città. Alla fine io ci provo a calarmi nei meandri della psiche umana e ragionare su questo equilibrio tra la follia e la lucidità. Abbiamo esperienze diverse e probabilmente le routine di tutti noi a volte pensiamo siano normali, irrilevanti. Però tutti noi possiamo imparare una cosa e abbiamo il dovere di farlo: capire la differenza tra il bene e il male. E quindi questo mio racconto può fare due cose: spaventarvi o insegnarvi qualcosa, come ha insegnato a me. Quindi, parlando di equilibri, direi che l'equilibrio è su un piano inclinato. La scelta di capire o ignorare sta a voi. Grazie.